Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Hachette. È arrivato il nuovo pacco della Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. Abbiamo sempre 3 numeri, dal numero 61 al 63. Prima di procedere volevo chiedervi anche a voi un'informazione. Io mi sono accorto, pur avendo fatto l'abbonamento, che mi hanno messo, però nella consegna precedente, quella che andava dal numero 58 al 60, nel raccoglitore mi hanno messo 7 euro in più. Io ricordavo che era gratuito e che costava soltanto per chi avrebbe non sottoscritto l'abbonamento, quindi acquistato in edicola. Mi fate solo sapere se anche a voi risulta, sono io che ho interpretato male le note dell'abbonamento. Grazie ragazzi. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie a tutti. Come vi ho già detto nell'altro video, ma è una cosa che insomma dirò anche più avanti perché sono molto contento, ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali. Questo solo grazie a voi. Alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli, non vi sono soltanto auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Il modello è in scala 1:8, sono previste 120 uscite. Adesso, come di consueto da un po' di tempo, io ho scelto nel video unboxing di far vedere tutti i fascicoli all'interno, sia quindi come immagini che dare la possibilità a chi lo desidera di poter dare lettura ai testi, per poi nelle fasi successive, quando andrò ad eseguire i video del montaggio, passare direttamente al montaggio, per cui così facendo guadagnerò del tempo. Ecco, questa è la seconda di copertina con i numeri utili ai servizi che troverete in ogni collezione che deciderete di acquistare. Vi esorto a leggere i fascicoli e non soltanto a metterli nel raccoglitore, perché la macchina ovviamente è quello che abbiamo scelto, ma i contenuti scritti e le immagini vi assicuro che non sono da meno. Qui abbiamo intanto la quinta parte del montaggio della seduta anteriore. Controllatevi il serraggio delle viti su tutto il modello, perché vi accorgerete che potrete ancora avvitare un po' la vostra vite, perché il metallo ha ceduto un po' sotto la spinta continua della vite, che invece è molto più resistente ovviamente per potersi creare il filetto dentro il metallo più dolce. Questo è il risultato finale. Alla fine rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino al numero 60 e poi ci salutiamo. All'interno troviamo 4 serie di viti, tutte vanno avvitate nella plastica.
e qui non useremo nessun tipo di lubrificante se decideremo di crearci i filetti. Poi abbiamo lo schienale destro della seduta anteriore che è in gomma. Controllatevi le lettere di riferimento. Ecco qui. Il dorso dello schienale destro. L'imbottitura dello schienale. E infine il telaio dello schienale destro. Ecco qui. Numero 62. Qui siamo come in biblioteca, silenzio assoluto. Siamo tutti dediti alla lettura. E alla visione delle immagini e fotografie meravigliose. Vi dico che il modello è veramente splendido. Probabilmente c'è qualche errore come la singola marmitta, perché credo che dovrebbe averne due terminali, qui ne abbiamo soltanto uno. E poi la vernice argentata, qui vi faccio vedere. Questa di fianco al paraurto cromato, che dovrebbe essere invece di colore rosso. Non ne sono certo, però leggendo un po' di commenti e andando poi a sincerarmi con delle foto, in realtà su qualche foto che si trova sui vari gruppi di macchine reali ho notato che è così. Questo l'avevo già fatto vedere, ecco qua. Sesta parte del montaggio della seduta anteriore. Ecco, qui ce lo ricordano, come vi dicevo prima. Ricordiamoci di verificare le sigle riportate sui pezzi che andremo ad assemblare nei passaggi successivi. L sta per sinistra, mentre la R indica la destra. E questo è il montaggio finale, il risultato. Paolo mi ha scritto, e che saluto, ciao Paolo, che mi è mancata una staffa, probabilmente una di queste, se ho capito bene, e ha richiesto ovviamente un nuovo numero e sicuramente Hachette provvederà a mandarglielo. Abbiamo 3 serie di viti,
Tutte e tre sono da evitare nella plastica. L'ancoraggio della cintura di sicurezza anteriore sinistra e destra. Attenzione, come vi ho appena detto, sempre alle sigle. E la base della seduta anteriore. Tutto in plastica. Numero 63. Che stile queste auto, bellissime. E qui abbiamo la prima parte del montaggio della seduta posteriore. Poi seguitemi sempre guardando sulla playlist, perché andrò anche a montare il numero 67 della Lancia Stratos livrea all'Italia e il numero 17 dell'Audi 4 da rally. Ecco qui. Andiamo a vedere questo ultimo invio ricevuto. Sono tutti e due pezzi in plastica e una serie di viti. Questo è il telaio dello schienale posteriore. Parte superiore del ripiano posteriore. Questa poi va qui. Ecco. Anzi no, scusatemi, dovrebbe andare qui, sotto. Esattamente, perché questo è lo schienale e qui in realtà è dove poi c'è il parabrezza dietro e qui è dove una volta si mettevano, ve li ricordate, i cagnolini con la testa che andava giù? Certo, molti li criticano, però quanta nostalgia di quei tempi. Peccato. È sempre brutto dire che nostalgia di quei tempi, perché in realtà ogni tempo sembra che quello che sto dicendo, e in parte lo è, vada in contrapposizione con quello che ho appena detto. E ogni, secondo me, età che si vive è sempre bella, al di là della fortuna o della sfortuna, perché è ovvio che se si mette in mezzo la sfortuna è un'altra cosa. Però ecco, bisogna apprezzare secondo me tutto, tutto. Dico solo questo e basta, non so nemmeno perché sono entrato in questo discorso. Però ecco, se invece di essere nostalgici dei passati vissuti, fossimo più attenti al presente, probabilmente quello che oggi non godiamo e che magari tra 10 o 20 anni ricorderemo come un qualcosa che ci sarebbe piaciuto apprezzare di più, ecco, forse sarebbe
il momento per rendersi conto che ogni momento è un momento che vale la pena di vivere. Ecco qua. Adesso metto pausa e ci vediamo dopo che prendo tutto quello che ho montato fino al numero 60. Ve lo faccio vedere a sezioni, perché a pezzi, perché diversamente è tutto troppo grande per quelle che sono le mie possibilità, tra virgolette, tecnologiche, tecnologiche, non so in che lingua l'ho detto, tecnologiche, questo è, non posso fare altro. Guardate che meraviglia. Illuminazione posteriore. Illuminazione anteriore. Retroilluminazione del cruscotto. Parafango anteriore sinistro. Io trovo che sia una riproduzione meravigliosa. Qui ci saranno poi un totale di 6 LED che illumineranno tutto l'impianto di illuminazione qui, o meglio l'impianto, le luci, quindi tutti i vari fari. Abbiamo ancora parte della seduta anteriore sulla quale andremo a lavorare poi successivamente, quindi seguitemi, mi raccomando, e iscrivetevi se avete piacere, grazie. Il lampeggiante che vive di luce propria, guardate, sembra acceso pur non essendo funzionante. Poggiatesta del passeggero anteriore. Questa è la staffa interna con i 2 perni che servirà poi per agganciarsi qui, vedete, nei vari fori, ecco qui, e darà la regolazione dell'alzata, o se deciderete di tenere il vostro poggiatesta più abbassato. Quello che sentite invece in mancanza di musica è il mio meraviglioso gatto tigrato europeo di poco più di 2 anni, Michelangelo, e che sono contro il mio volere obbligato a mettere fuori dalla stanza dove registro, altrimenti vi farei vedere dei pezzi di qualche demolizione perché mi addenta tutto
è un gatto. Ecco qui. E infine, guardate che spettacolo, pianale interno, qui ci sono i due tappetini in gomma con il biadesivo della 3M e qui i posteriori che io ho deciso di non incollare perché non mi serve, li metterò così, tanto il modello sta in vetrina e mi piace l'idea che siano amovibili. Su questi non ho potuto decidere la stessa cosa in quanto qui si creava tanto spazio e scivolavano indietro, quindi non mi piacevano. Ecco fatto. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, grazie a tutti veramente di cuore, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, non mancate di seguirmi perché vado a preparare, ma tanti di quei video mi è arrivato non soltanto non mi è arrivato soltanto materiale di auto, ma mi è arrivata anche la moto di Valentino Rossi, come vi ho detto l'Audi e la Lancia Stratos, e poi mi è arrivato il Mazinga Z e sto aspettando Robocop e la Citroen 2 cavalli Charleston, quindi mi raccomando seguitemi perché il canale piano piano sta crescendo e cercherò di portarlo avanti finché riesco. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio.